Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare mercoledì, visto che hanno fatto questa bellissima serie TV e la guardano in molti. Andiamo a vedere come realizzare la pircola mercoledì con le sue treccine e il suo bellissimo vestitino. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa di mercoledì abbiamo un anello magico di 6 maglie con infilato color carne. Un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo le 48 maglie per altri 9 giri. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Lavoriamo le 12 maglie per altri 2 giri. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 2 giri. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 5 giri. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse. Sostituiamo il filato color carne con il filato bianco e andiamo a fare un giro di 30 maglie con il filato bianco e poi andiamo a fare altri 2 giri, quindi in totale 3 giri di 30 maglie con questo filato bianco. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 32 maglie basse. Dobbiamo ora andare a dividere la parte delle gambe e facciamo in questo modo: lavoriamo 14 maglie per questo lato e 14 maglie per quest'altro lato. Le altre 4 maglie, 2 da questo lato e 2 da questo lato, andremo poi a chiudere cucendo questa parte qui centrale. Quindi lavorate partendo da questo lato 7 maglie di qua, poi vi unite ad anello dall'altro lato e lavorate le 7 maglie. In tutto abbiamo lavorato 14 maglie, quindi queste maglie centrali non le lavoreremo e poi andremo a fare lo stesso lavoro da quest'altra parte. Lavoreremo solo 14 maglie in modo da realizzare così la gamba. Quindi vado a lavorare le mie 7 maglie partendo da questo lato qui, metto magari un marcapunti per segnare l'inizio e vado a lavorare le 7 maglie. 1 2 3 4 5 6 e 7. Vado dalla parte centrale qui, prendo l'altra maglia e vado a lavorarmi le 7 maglie. Possiamo girare in questo modo, quindi mettiamo così e in tutto, quindi facendo in questo modo lavoreremo le 14 maglie. Potete anche contare a ritroso per trovarvi bene e in questo modo abbiamo chiuso la gamba e abbiamo lavorato fino al marcapunti in tutto 14 maglie. Vedete, abbiamo chiuso. Queste 2 maglie rimarranno così, poi andiamo a chiudere e faremo la lavorazione su quest'altra gamba. Complessivamente andrò a lavorare 18 giri, quindi contando anche il primo giro che abbiamo già fatto, andiamo poi ad alternare una volta il filo bianco e una volta lavorando le 14 maglie con il filo nero e andiamo a creare così i nostri complessivamente 18 giri di 14 maglie per realizzare così la gamba. Fatto il giro bianco, fatto il giro nero, riprendo il filato bianco e vado a fare il terzo giro utilizzando il filato bianco e vado ad alternare così complessivamente per 18 giri. Terminati i giri, dopo averli alternati, quindi facciamo
una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro. In tutto poi saranno 12 maglie, però andiamo a lavorare tutto con il filato bianco da ora in poi. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse, facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse, un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse, un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Poi facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. E dopo aver chiuso bene con le diminuzioni possiamo andare a dare un po' la forma al piede e poi andiamo a fermare il filo all'interno del lavoro. Lavoriamo l'altra gamba allo stesso modo. Per le braccia facciamo un anello magico di 10 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo per 18 giri le nostre 10 maglie, poi stacchiamo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Per realizzare il vestitino comincio a fare una catenella di 48 maglie e poi la vado a chiudere ad anello, lavoro le 48 maglie per 4 giri, poi vado a fare le diminuzioni, vado a fare 6 maglie basse e una diminuzione e saranno 42 maglie, poi faccio 5 maglie basse e una diminuzione, saranno 36 maglie, poi vado a fare 4 maglie basse e una diminuzione, sono 30 maglie, poi faccio 3 maglie basse e una diminuzione, sono 24 maglie e poi arrivata a questo punto vado a distaccare le parti successive, quindi invece di lavorare ancora ad anello vado semplicemente a girare il lavoro e lavoro andata e ritorno per 6 giri le 24 maglie, quindi da questo punto qui vado a fare andata e ritorno lasciando la parte qui aperta e poi vado a proseguire realizzando le maniche. Lavoro solo sulla parte qui davanti per fare la parte davanti del vestito, lascio 7 maglie cominciando dal lato e lavoro le mie 10 maglie e le lavoro per altri 2 giri. Fatto questo poi vado a lavorare soltanto sulle bretelle qui di lato e vado a lavorare 3 maglie per 3 giri e la stessa cosa vado a fare dall'altro lato e sulla parte di dietro la stessa cosa, vado a lavorare però anziché 3 maglie faccio 4 maglie, lavoro 4 maglie per i giri fino ad arrivare all'altezza del davanti. Quindi andate un po' a provare, vedete quando dovete fare alte le vostre bretelle e questo è il vestitino. Entro sulla parte di dietro e vado a lavorare le mie 4 maglie come ho fatto per il davanti, solo che qui lavoro 4 anziché 3. Rigiro e lavoro fino a raggiungere la stessa altezza della parte davanti. Questa sarà la parte delle maniche. Per rifinire la base di sotto del vestitino possiamo fare in questo modo: facciamo una maglia bassa, poi facciamo 2 maglie alte nella prossima maglia, quindi insieme 1 e 2, e poi facciamo di nuovo una maglia bassa nella prossima maglia. Quindi ripetiamo la sequenza di una maglia bassa, 2 maglie alte nella stessa maglia e poi di nuovo una maglia bassa e proseguiamo questa sequenza per tutto il giro. Con ago e filo andiamo a chiudere questa parte superiore del vestito delle 2 bretelline, qui andiamo a cucire queste 2 parti in modo da chiudere e poi andiamo a fare le maniche. Posizioniamo in questo modo e andiamo a cucire le 2 bretelline, sia quelle davanti che quella di dietro insieme, e chiudiamo la parte della manica così.
Per realizzare la scarpa avviamo una catenella di 6 maglie, poi andiamo a lavorare 6 maglie basse dal lato di sopra della catenella, poi giriamo e lavoriamo 6 maglie basse anche per il lato di sotto della catenella. In tutto saranno poi 12 maglie lavorate. Facciamo una maglia in aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Lavoriamo ora le 18 maglie, però lavorandole in costa. Prendiamo solo la parte di dietro del lavoro e andiamo a fare le nostre 18 maglie in questo modo. Lavoriamo ora le 18 maglie normalmente. Ora lavoriamo 1, 2 e 3 maglie e facciamo 3 diminuzioni consecutive. 4, 5 e 6. Continuiamo a lavorare le maglie normalmente, in tutto saranno 15 maglie. A questo punto possiamo andare a realizzare la fibbia per chiudere, quindi il cinturino. Andiamo lateralmente con delle maglie bassissime, raggiungiamo la parte laterale e facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ci andiamo ad agganciare dall'altro lato allo stesso punto in modo da chiudere il lavoro. E questa sarà la scarpina. Andate poi a fermare con ago e filo e andate ad inserire poi al piede della bambola. Per realizzare la manica del vestito parto direttamente dalla spalla, qui dalla base di sotto della manica, e vado a lavorare 18 maglie. Entro in ogni maglia e vado a lavorarmi 18 maglie. Quindi nel caso vi trovate di più o di meno, andate a fare un aumento o una diminuzione in base a come vi trovate. Lavorate le mie 18 maglie e poi andiamo a proseguire come vi dirò. Quindi faccio tutto il giro della manica in pratica. Per quest'altro giro faccio una maglia e una diminuzione, saranno 12 maglie basse. Lavoro le mie 12 maglie per altri 6 giri, poi se le volete più lunghe le fate più lunghe come più vi piace. Io mi fermo a questa altezza e quindi vado a proseguire per altri 6 giri 12 maglie basse e poi stacco il filo. Possiamo andare a rifinire la parte sia delle maniche che del colletto. Possiamo fare sia un giro di maglie basse prima con il bianco e poi andiamo a fare il bordino in questo modo, ripassando 5 catenelle, 3, 4 e 5, entriamo nella prossima maglia, facciamo una maglia bassa, ripetiamo la sequenza di 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, entriamo nella prossima maglia, facciamo una maglia bassa. E questo sia intorno alle maniche che alla base di sotto del vestito. Possiamo prendere la maglia sotto qui e possiamo farlo più lungo, possiamo fare prima delle maglie basse fino a raggiungere una certa altezza e poi andiamo a fare il nostro bordino in questo modo. Per quanto riguarda la parte di sotto, io vado a fare con il filato bianco una catenella di 48 maglie, poi lavoro 3 giri di maglie alte e poi vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto per le maniche. Ho lavorato le 48 catenelle, ho chiuso ad anello e vado a lavorare le mie maglie alte in ogni catenella, una maglia alta. Chiuso il primo giro di maglie alte, vado a fare un secondo giro, alla fine mi fermo con 2 giri di maglie alte perché ho visto che è abbastanza lungo, poi vedete un po' voi se volete farne 3 giri, è a vostra scelta. E poi andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto al bordo delle maniche e del colletto per rifinire anche la base di sotto del vestito, e poi andremo a cucire questo sotto il vestito. E ora, finiti i miei giri, vado a fare 2, 3, 4,
e 5 catenelle e una maglia bassa nella prossima maglia e proseguo così per tutto il giro, in modo da rifinire anche la base di sotto del vestito. Inseriamo poi alla base di sotto del vestito e andiamo a cucire con il filo nero in modo da bloccare questa parte qui, e con ago e filo vado a cucire alla parte di qua, lasciando questa sotto. Parto da questo lato, appoggio quindi sotto il merletto e vado a cucire in questo modo per tutto il giro. Fermo bene, se occorre ripasso fino a bloccare il tutto. Magari potete fermare anche con gli spilli. Possiamo andare a cucire prima la parte superiore delle braccia chiudendole con ago e filo e poi andiamo a posizionarle al lato della spalla e cucirle alla base. Quindi chiudo con ago e filo questa parte superiore dopo aver riempito il braccio e poi vado a fermare alla spalla. Per i capelli ho avvolto per un'ottantina di giri intorno ad un cartoncino la lana e poi ho cucito solo la parte centrale e ora vado a posizionare al centro della bambola, al centro della testa della bambola, i capelli. Poi vado a fermare la parte di dietro e vado a realizzare così le trecce. Per le orecchie faccio una catenella di 5 maglie e poi lavoro 4 maglie basse nelle catenelle e nell'ultimo vado a fare una maglia bassissima e chiudo il lavoro. Chiudo il lavoro e vado a cucire al lato della testa. Dividiamo la chioma in due e realizziamo le trecce lateralmente dopo aver fermato la parte superiore. Andiamo ad inserire gli occhietti in plastica e possiamo fare le ciglia e le sopracciglia. Possiamo realizzare il nasino, basterà passare il filo da un lato all'altro e andiamo poi a cucire le orecchie al lato della testa. Per il naso con il filato color carne andiamo a passare un po' di volte il filo in questo modo e andiamo così a creare il nasino. E poi blocchiamo. Per la bocca potete utilizzare lo stesso sistema del naso, magari fare meno passaggi, fare soltanto 2 passaggi, avete fatto la bocca. Se volete realizzare la bocca, se no la lasciate così. Ho realizzato le sopracciglia e le ciglia con il filato nero e possiamo chiudere il nostro vestitino utilizzando un bottoncino dietro e possiamo decorarla come più ci piace. Possiamo fare un disegnino qui, un piccolo cuoricino, oppure possiamo fare una stellina, ciò che più ci piace. Possiamo mettere dei bottoncini e rifinirla come più gradite. Ed eccola terminata. Questa è la mia piccola mercoledì con le sue scarpine, il suo vestitino carino. Potete andare ad aggiungere un bottoncino dietro per chiudere il vestitino, oppure potete andare a cucire come più vi piace. Ho aggiunto le sopracciglia e le ciglia al lato dell'occhio utilizzando il filato nero, semplicemente passandolo sopra e realizzando così le ciglia. La bocca potete farla o non farla come più gradite. Questo è il mio tutorial terminato, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!